Ciao a tutti e bentornati in cucina. Il clima volge verso una temperatura calda, però c'è ancora quel freschino, soprattutto nei nostri mari, che ci consentono di avere un alimento che in questo momento dà ancora il meglio di sé, soprattutto come sapori, come gusto, ma anche come costi, perché veramente è un alimento eccezionale a costi irrisori. Sto ovviamente parlando delle canocchie di mare, o le cicale o le pannocchie, in alcune regioni vengono chiamate anche così. Andiamo quindi a realizzare un piatto che per me è strepitoso, che sono le canocchie gratinate al forno. Ecco gli ingredienti che ci occorrono per realizzare questo velocissimo piatto. Allora, la protagonista è ovviamente la canocchia di mare. Quando fa particolarmente freddo, negli esemplari femmina ovviamente si trovano anche un cordone di uova. Quelle solitamente vengono eliminate perché potrebbero dare un po' di amaro nel piatto, cosa che va in contrasto con quella polpa decisamente dolce della canocchia. Qui per la ricetta io ne ho 600 grammi. Poi ci occorrono, fondamentale, il pane, quello bianco, quello senza crosta per intenderci, no? Questo qua ce ne va un po' all'occorrenza perché facciamo il ripieno. Vado a utilizzare anche il datterino, questo sia rosso, questo qua è il momento migliore, siamo a marzo e il datterino in questo momento per una serie di combinazioni a me ignote è veramente saporitissimo, quindi prendetelo. Utilizzerò anche il datterino, quello giallo, questo mi serve come accompagnamento per il piatto, è facoltativo, non pregiudica la riuscita della gratinatura della canocchia. Poi ci occorrono una manciata di pecorino romano, parmigiano reggiano, quello che preferite, olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino bianco a vostra scelta, mi raccomando che sia di buona qualità, altrimenti andiamo a rovinare un po' il piatto, sale, il pepe, 2 spicchi di aglio /3, una manciata di capperi lavati, asciugati, dissalati, tutto quanto pronti per l'uso, un po' di prezzemolo fresco e qualche foglia di basilico fresco. Andiamo di corsa ai procedimenti, ma prima sigla! La prima cosa che faccio è pulire le canocchie di mare. Allora, la canocchia è composta ovviamente dalla parte davanti, dagli occhietti con le sue zampette, e poi questa parte qui che è caratteristica, che sembrano che sono degli occhietti, invece è proprio la coda. Allora, quello che noi dobbiamo andare a tirare via per creare un piatto un pochino più estetico è innanzitutto tiriamo via tutte le zampette. Poi queste parti qua le possiamo lasciare perché sono anche un po' scenografiche per l'utilizzo che ne facciamo del piatto. Quindi eliminiamo tutte le zampettine, anche queste qua più grandi, queste non ci servono, via. Queste più piccole le tiriamo via, anche queste. Lasciamo giusto queste qua più grandi e il resto. Allora, qui adesso cosa possiamo fare? Se doveste utilizzare la cicala per fare degli splendidi spaghetti alle cicale di mare, ovviamente andremo a tagliare tutto intorno, andiamo a rifare tutta questa parte qua e qui noi ricaveremo la polpa all'interno, che è quella che noi utilizziamo. In questo caso noi dobbiamo andare a farle farcite, ripiene, e in che modo? E qua ci dobbiamo un attimino ingegnare. Allora, sicuramente andiamo a tagliare la parte qua davanti, vedete, dove c'è questa parte qui, sia da una parte che dall'altra. Possiamo andare anche a fare così, ok, così gli diamo una forma più accettabile. Dobbiamo andare a recuperare la parte interna, perché questo qua noi per forma lo serviremo da questa parte qui. Quindi andiamo a tagliare l'interno, questa parte qua, un taglietto qua alla base, e in teoria qui noi possiamo andare a recuperare, a tirare via così semplicemente, tutta la parte della polpa, e voilà. E otteniamo questo risultato qui, guardate, qui abbiamo l'occhiettino finto dietro e la testa della cicala. Questa parte qua a noi ci servirà perché poi andiamo, ovviamente sotto c'è ancora la parte del carapace, questa parte qui, che andrà in cottura da questa parte,
e qui noi andremo a fare il nostro ripieno, quindi poi quando le serviamo saranno così in bella vista, possiamo dire anche così. E li andiamo ad adagiare su una placca da forno o anche una teglia con della carta da forno, così, semplicemente in questa maniera. Volendo, anche senza tenere il guscio, il carapace sotto, possiamo eliminare entrambe le parti del carapace. Quindi tiriamo via anche questa parte qua. E otteniamo questo risultato che non ha il carapace sia sopra che sotto. Questo ci permetterà di fare una panatura più consistente e al commensale poi quando va a mangiarla non deve stare a scartare via niente, si può fare anche così. Eccole qua tutte pulite. Adesso cosa facciamo con queste canocchie? Le andiamo a mettere da parte, ma prima li passiamo sopra un filo di olio extravergine di oliva, proprio poco, una goccia. Andiamo a tostare il pane, quello bianco senza crosta per intenderci, lo facciamo andare nel tostapane per 5 minuti circa. Man mano che le fette vengono fuori belle calde gli andiamo a passare sopra solo da una parte un po' di aglio, lo sfreghiamo sopra in questa maniera. Tagliuzzo il pane in piccole fettine, facciamo dei quadratini piccolini che questo ci serviranno poi quando andiamo a triturarlo. Inserisco il pane dentro il trituratore. Padella calda sul fuoco. Aggiungiamo un po' di olio extravergine di oliva, un cucchiaio. Inserisco dentro un paio di rametti di prezzemolo, uno spicchio d'aglio e faccio insaporire l'olio per qualche minuto. Elimino i rametti di prezzemolo e anche l'aglio e aggiungo dentro il pane aromatizzato e lo faccio tostare per un po'. Quando il pane è tostato andiamo dentro con un bicchiere di vino bianco, regolatevi poi voi. Lo facciamo evaporare bene e diamo quell'acidità in più al sapore del pane. Aggiungo all'interno i capperi. Quando è bello insaporito spegniamo il fuoco. Aggiungo all'impasto il prezzemolo tritato. Taglio anche a dadini il datterino, quello rosso, con un coltello seghettato, mi raccomando, se no rovinate la lama, e li vado ad aggiungere all'impasto. Aggiungo anche il pecorino romano, il parmigiano reggiano come avete scelto, un filo di olio extravergine di oliva, sale, non troppo mi raccomando, e un po' di pepe. Mescoliamo il tutto. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a riempire le canocchie, quindi ci mettiamo sopra il nostro pane aromatizzato, lo pressiamo bene, eccoci qua, col pomodorino, poi ne mettiamo ancora di più, l'importante è che riusciamo a pressare per bene. Filo di olio sopra e spolverizziamo con il parmigiano o il pecorino. E non ci resta che andare così in forno 170 gradi per una ventina di minuti. In questi 15 minuti non stiamo con le mani in mano, padella ben calda sul fuoco, un po' di olio extravergine di oliva, un paio di gambi di basilico all'interno, uno spicchietto d'aglio, aromatizziamo per un paio di minuti. Elimino il basilico e l'aglio e aggiungo i datterini, quelli già li tagliuzzati. Ci facciamo un sughetto veramente cotto per pochi minuti, andiamo poi a frullarlo in modo da dare una spinta di acidità in più al piatto. Ovviamente questo è una cosa facoltativa, a me piace farlo. Spezzetto qualche fogliolina di basilico all'interno, sale e pepe a piacere, copro e lo faccio andare 10 minuti. Pomodorini nel bricchetto, aggiungo un po' di olio extravergine di oliva e andiamo a fare l'emulsione. Eccolo qua. Ed eccole qua, le canocchie gratinate in forno. Andiamo a comporre il piatto.
facciamo attenzione, guardate che belle così, mettiamo 3, va, guarda che belle che sono. Allora, mettiamo anche la salsina, quella che ci darà quell'acidità particolare, vediamo un po'. Ed eccolo qua, la mia versione delle canocchie al forno. Siamo dunque giunti alla famigerata prova dell'assaggio. Vediamo come sono venute. Allora, qui dobbiamo andare a vedere un po'. Intanto, esteticamente ve le faccio vedere. Guardate che belle che sono. Guardate che spettacolo, eh. Vediamo se sono anche buone, quindi andiamo a tagliarne un pezzettino. Beh, ovviamente si taglia facilmente. Ne preleviamo la polpa, eccola qua, andiamo a mettere un po' anche del sughetto, dell'emulsione di datterino giallo, eccolo qua. Mi metto qui a favore di camera e vado. Mamma mia, espressione tipica italiana nel dire che quando c'è qualcosa che è veramente straordinario. La canocchia ha un sapore dolcissimo ed è una cosa che veramente fa davvero contrasto anche con il datterino, come vi dicevo prima. Il pane aromatizzato, questo è uno dei grandi segreti di questo piatto. Non è un semplice accompagnamento, anzi qua forse la fa da padrona. Qui è necessario fare un altro boccone con tutta la parte del... Guarda qui che roba. Vado a recuperarne ancora un po', metto qui. Guardate che boccone, che cosa eccezionale. Questa volta devo ripetere, vado ancora alla seconda prova dell'assaggio. Buonissima. Io spero come sempre che questa ricetta vi sia piaciuta e che vogliate sperimentarla anche con l'emulsione di datterino, che secondo me dà una spinta diversa al piatto, anche senza comunque al suo perché. Spero che vi sia venuta voglia di replicarla, se così fosse fatelo, scrivetelo nei commenti, fatemi sapere come è andata e se fate delle varianti, perché tutto è possibile. Come sempre vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio tutti quanti e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti, la Crapa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao. Mamma mia, che sapore eccezionale la cicala di mare.